Questa mela non è rossa. In questo preciso istante, mentre la guardi, il rosso non esiste sullo schermo e non esiste nemmeno sulla buccia della mela. Il colore rosso è un'invenzione. È una bugia che il tuo cervello ti racconta per aiutarti a sopravvivere. Se potessi vedere la realtà com'è davvero, senza i filtri della tua mente, vedresti un oceano di radiazioni incolori e silenziose. Pensaci un attimo, dove ti trovi tu? La tua coscienza, il tuo io, abita dentro il tuo cranio. E com'è l'ambiente lì dentro? È buio pesto. Non c'è nemmeno un fotone di luce dentro la tua scatola cranica. È silenzioso. Non c'è aria che vibra. Eppure, tu vedi un mondo luminoso e senti la mia voce. Il tuo cervello è un prigioniero in isolamento che deve ricostruire il mondo esterno, ricevendo solo messaggi in codice Morse. Tutto ciò che chiami realtà è in realtà un flusso di ioni. Sodio, potassio, calcio. Entrano ed escono dalle membrane dei tuoi neuroni. Questo è l'unico linguaggio che il cervello capisce. Se io stimolassi il tuo nervo ottico con un elettrodo mentre sei al buio, vedresti lampi di luce accecante. La luce non serve. Serve solo il segnale. Tu non vedi con gli occhi, tu vedi con il cervello. Immagina che la realtà sia un pianoforte con infiniti tasti. I tuoi occhi possono vedere solo un'ottava, quella che chiamiamo luce visibile. Ma c'è un'intera sinfonia che ti stai perdendo. Le onde radio del Wi-Fi stanno attraversando il tuo corpo in questo momento. Le radiazioni del fondo cosmico ti stanno colpendo. I neutrini ti trapassano a miliardi. Per te non esistono, semplicemente perché non hai il tasto per suonarle. Sei cieco al 99,9% di ciò che accade nella stanza in cui ti trovi. Quindi, cos'è il colore? È un'etichetta, è un codice a barre che il tuo cervello appiccica sugli oggetti per distinguerli. Una banana non è gialla. Una banana riflette una certa lunghezza d'onda elettromagnetica. Il tuo cervello rileva quella lunghezza d'onda e dice: dipingiamola di giallo, così la riconosciamo tra le foglie verdi. Il giallo è un'opinione biologica. Un'ape che guarda la stessa banana vede pattern ultravioletti che per te sono invisibili. Chi ha ragione? Tu o l'ape? Nessuno dei due. Se rimuovessimo ogni occhio e ogni cervello dall'universo, l'universo continuerebbe a esistere? Certo, ma diventerebbe improvvisamente buio. Senza nessuno a tradurre le onde elettromagnetiche in luminosità, la luce, come esperienza, cesserebbe di esistere. Rimarrebbe solo energia, radiazione. Un cosmo fatto di equazioni matematiche e campi di forza, ma privo di qualsiasi qualità sensibile. È il tuo cervello l'unico proiettore che accende il film. Guarda questo occhio. Sembra perfetto, vero? In realtà è una telecamera difettosa. L'immagine che proietta sulla tua retina è capovolta, bidimensionale e piena di buchi. C'è un punto cieco, proprio lì, dove il nervo ottico esce. Dovresti vedere un buco nero al centro della tua visione. Ma non lo vedi. Perché? Perché il tuo cervello inventa quella parte dell'immagine. Copia e incolla lo sfondo circostante per riempire il vuoto. Stai letteralmente immaginando un pezzo del mondo in ogni singolo istante. Passiamo al tatto. Batti la mano sul tavolo. Senti la solidità, vero? Senti il contatto. Ti sto mentendo di nuovo. I tuoi atomi non hanno mai toccato gli atomi del tavolo. Mai. Gli elettroni della tua pelle hanno una carica negativa. Gli elettroni del tavolo hanno una carica negativa. E cariche uguali si respingono. Quello che senti come contatto è in realtà la forza elettromagnetica che ti respinge a 1 nanometro di distanza. Stai levitando sopra la sedia su cui sei seduto. E il dolore? Se ti cade un martello sul piede, il dolore è nel piede? No. Il piede invia solo un segnale di allarme.
È il cervello che decide di creare l'esperienza del dolore e la proietta laggiù, sulla punta delle dita. Esistono persone con danni cerebrali che sentono il dolore, ma non gli importa. Lo percepiscono come un dato neutro, come sentire un suono. Senza l'interpretazione emotiva del cervello, la tortura fisica sarebbe solo un'informazione intensa, ma non dolorosa. Ascolta il silenzio. Ora immagina un'esplosione gigantesca nello spazio, una supernova. Sarebbe il suono più forte della storia, giusto? Sbagliato. Sarebbe muta come un pesce. Il suono non esiste in natura. Esiste solo la compressione e la rarefazione delle molecole d'aria. Queste onde di pressione colpiscono il tuo timpano, muovono 3 ossicini minuscoli e vengono trasformate in elettricità. È il tuo lobo temporale che trasforma quel movimento meccanico in musica, parole o rumore. Fuori dalla tua testa c'è solo aria che spinge. Il tuo cervello non ti mostra la realtà perché non gli conviene. Immagina di dover gestire ogni singolo dato grezzo, la pressione atmosferica su ogni millimetro di pelle, la posizione di ogni fotone, la temperatura di ogni organo. Impazziresti in un secondo. Il cervello è un censore. Cancella il 90% dei dati e ti presenta un riassunto esecutivo utile per non farti mangiare da una tigre o investire da un'auto. Vivi in una mappa semplificata, non nel territorio reale. Prendi un cubetto di ghiaccio. Senti il freddo pungente? Il freddo non è una cosa. Il freddo è un concetto soggettivo. Fisicamente, ciò che accade è che gli atomi della tua mano stanno vibrando velocemente perché sono caldi. Gli atomi del ghiaccio sono quasi fermi. Quando li tocchi, la tua mano trasferisce la sua agitazione al ghiaccio. Tu non senti il freddo, senti la tua stessa energia che ti abbandona. Senti la tua vita che scivola via verso l'oggetto inerte. La prova definitiva che tutto è simulazione? L'arto fantasma. Persone che hanno perso un braccio anni fa possono ancora sentire un prurito devastante sul mignolo di quella mano che non c'è più. Com'è possibile? Semplice. La mappa del braccio nel cervello è ancora lì. Il cervello non ha bisogno del braccio reale per farti sentire il braccio. Può simulare il tatto, il dolore e il movimento nel vuoto assoluto. Se può farlo con un braccio che non c'è, chi ti garantisce che il braccio che hai adesso sia reale? Ora preparati a qualcosa di inquietante. Non solo la tua realtà è falsa, ma è anche vecchia. Tu non vivi nel presente. I tuoi nervi non sono cavi in fibra ottica istantanei. Sono chimica. Sono lenti. Dal momento in cui la luce colpisce il tuo occhio, al momento in cui il tuo cervello elabora l'immagine, passano circa 80 millisecondi. Sembra poco. È un'eternità per l'universo. 80 millisecondi significano che vivi costantemente nel passato. Quando vedi qualcuno schioccare le dita, l'evento è già finito da un pezzo. Il tuo cervello fa un trucco da montatore cinematografico. Sincronizza l'audio e il video in post-produzione per farti credere che sia successo tutto istantaneamente. Sei come uno spettatore che guarda una partita di calcio in diretta, ma con un ritardo satellitare. Non sei mai stato nel vero adesso. Hai mai notato come un incidente d'auto sembri durare minuti mentre un'ora divertente vola in un secondo? Il cervello non conta i secondi con un orologio al quarzo, conta i frame di informazione. In pericolo, l'amigdala ordina di registrare tutto ad alta definizione. Più ricordi salvi, più il tempo sembra dilatarsi quando lo riguardi. Il tempo non è una costante fisica per te. È una fisarmonica che la tua mente suona a piacimento. I tuoi occhi si muovono 3 volte al secondo. Si chiamano saccadi. Durante ogni movimento diventi tecnicamente cieco. Il cervello taglia via quei momenti di buio e incolla insieme le immagini ferme. Se non lo facesse,
vedresti il mondo come un filmato girato da una telecamera che trema violentemente. La tua visione, fluida e stabile, è un falso clamoroso. È un film montato, così bene che non vedi i tagli della pellicola. Ma ecco la domanda che fa crollare tutto il castello di carte. Se il cervello proietta questo film, chi è seduto nel cinema a guardarlo? Chi è l'io che vede i colori e sente i suoni? La scienza ci dice qualcosa di spaventoso. Non c'è nessuno nel cinema. Non esiste un piccolo omuncolo dentro la tua testa. La coscienza non è lo spettatore. La coscienza è il film stesso. Pensa al desktop del tuo computer. Vedi l'icona del cestino? Se la sposti, non stai spostando file fisici nel disco rigido. Stai spostando una rappresentazione grafica. La realtà che vedi è esattamente questo. Un'interfaccia utente. L'evoluzione ci ha dato icone colorate, la mela rossa, il fuoco caldo, il cielo blu, per permetterci di usare il computer dell'universo senza dover capire il codice binario che c'è sotto. È una semplificazione geniale. La cosa meravigliosa è che tutti noi abbiamo la stessa interfaccia. O quasi. Quando io dico rosso, tu vedi quello che io chiamo rosso. Stiamo condividendo la stessa allucinazione. È questo che ci permette di costruire città, scrivere libri, innamorarci. Viviamo in un sogno condiviso che chiamiamo società. Ma non dimenticare mai che è un sogno. La vera realtà, quella là fuori, rimane per sempre un mistero inaccessibile. Non sentirti piccolo o ingannato. Al contrario, tu sei il creatore. Senza di te, l'universo sarebbe solo polvere e gravità. Tu sei la macchina che trasforma la polvere in bellezza. Tu trasformi le vibrazioni dell'aria nella nona di Beethoven. Tu trasformi la chimica in amore. Sei l'unico luogo nel cosmo dove la matematica diventa magia. La realtà non esiste fuori. La realtà sei tu. La prossima volta che guardi un tramonto, ricorda, quei colori non sono nel cielo, sono nella tua corteccia visiva. Il calore non è nel sole, è nei tuoi nervi. La meraviglia non è nel mondo, è nella tua mente. Hai il potere di creare mondi interi ogni volta che apri gli occhi. Non sprecarlo guardando cose che non contano. Tutto ciò che hai visto in questo video, i colori, le forme, le particelle, sono solo pixel accesi e spenti sul tuo schermo. Il resto lo hai fatto tu. Il tuo cervello ha dato senso a questi 12 minuti di luce intermittente. È il superpotere più grande che hai. Usalo bene. Io sono Renderium e questa è la nostra realtà. Iscriviti per continuare a esplorare l'universo che creiamo insieme.